mattinata, eccoci di nuovo in studio. E siamo pronti ad ascoltare un'altra storia. Pronto? Chi c'è? Chi c'è con noi? Pronto? Pronto? Sì, pronto. Ciao, buongiorno. Ciao, mi chiamo Laura. Ciao Laura, da dove Laura, chiami? buongiorno. Sto chiamando da camera mia. Camera mia, bella battuta. Non L'abbiamo male, chiamata, non male. insomma. Cosa ci racconti, Laura? Niente, che anche oggi ho litigato con il mio ragazzo, ma Problemi di cuore. Cose da giovani, Insomma, dai. Quanti anni hai, Laura? 21 anni. Non si chiede comunque l'età, dai. Giovane come l'acqua, voglio Grazie. dire. Vabbè, è giovane, si può chiedere. Comunque oggi la lite è stata causata da me. E come mai? Ma perché non gli ho detto che ho sentito un mio ex su Facebook e quando ha iniziato a urlarmi ho provato a rispondere. L'amore, che meraviglia, Luca? Assolutamente, Marco. Gelosia è come una follia. Quante canzoni ha ispirato la gelosia? E d'altra parte noi maschietti siamo gelosi per natura, si sa. Ma raccontaci ancora qualche particolare, Laura, che siamo curiosi. Litigate spesso? Ultimamente sì, però io credo sia normale, no? Dopo un po' di tempo che si sta insieme a qualcuno. Solo che a me dispiace. Quindi litigate spesso, ma state insieme da tanto? Sì, sono quasi 3 anni che siamo insieme. Però mica male. Non male. Però questa volta quando ha visto che gli ho risposto si è arrabbiato parecchio. Cioè è capitato che durante altre liti qualche sberla me l'abbia tirata. Poi si fa pace e torna tutto a posto. Più o meno. Cioè non mi permette di vedere più i miei amici, ma credo che a me vada bene così. Dopotutto io sto bene con lui. Ci sono momenti in cui mi sento importante per lui. Beh, allora questa è una storia seria. Ma oggi però penso fosse già nervoso di suo e dopo che gli ho risposto ha iniziato a urlarmi che sono una stupida, che lui come me ne trova quante ne vuole. E poi mi ha tirato uno schiaffo e io come una scema sono caduta sul pavimento. Questa però è una cosa seria, Laura. Sì, decisamente. Senti, ma ne hai parlato con qualcuno? Sì, ho provato a dire qualcosa a mia mamma, ma non nel dettaglio. Anche perché lei dice che è un bravo ragazzo, di buona famiglia e che comunque tutti abbiamo i nostri difetti e bisogna supportare. Ecco Laura, abbiamo un'ascoltatrice in linea per te, pronto? Ciao, sono Claudia. Buongiorno, Claudia, parla pure. Niente, io credo che sua madre abbia ragione. Tutti abbiamo dei difetti, basta passarci sopra finché si può. E poi, vedila così, Laura, se non ci fossimo noi chi si occuperebbe dei nostri mariti, no? Dopotutto... Anche questo è vero. Tu cosa dici, Laura? Sì, ciao Claudia, hai ragione, ma c'è anche da dire che la maggior parte delle volte sono io che sbaglio, Claudia, ci sei ancora? Claudia, pronto? Non ce l'abbiamo più. Abbiamo un'altra telefonata, sentiamo chi abbiamo in linea. Pronto? 20 anni hai detto? Sì, ciao. Non si deve amare qualcuno che ci dà della stupida. Ma scusa, quando si ama qualcuno gli si perdona tutto, no? E poi anche se non lo dimostra sempre, io lo so che anche lui mi vuole bene. Laura, non lasciare che ti ami troppo forte. Tutti bravi a dire cosa fare, ma credo che bisognerebbe ritrovarci in certe situazioni. Sì, hai ragione, ci si deve trovare in certe situazioni. Ma bisogna anche sapere come poterle cambiare. Pronto? È caduta di nuovo la linea. Oggi proprio non riusciamo a parlare con nessuno. Ecco, no, sì, scusa, sono appena entrata in ascensore. No, ti volevo raccontare una roba assurda. Cioè, prima ero lì che ascoltavo la radio e ho detto, vabbè, chiamo, sai una di quelle trasmissioni così che ti chiedono cosa fai adesso, raccontaci un po'. E ho chiamato e mi ha mandato in onda, capito? Cioè, c'ero io alla radio che parlavo. No, ma perché, vabbè, prima ho litigato con Giorgio. Facciamo così, niente, ci vediamo lì sotto e poi ti racconto che finisco i soldi. Ok, dai, ciao ciao.
Buongiorno, signorina. Ah, signora Valeria, buongiorno. Salve. Ha sentito della signora del quinto piano? È scappata con l'amante e ha lasciato quei 2 poveri bambini al padre. Ma come si fa? Sa che cosa le dico, signor Giacomo? Che per capire fino in fondo bisognerebbe ritrovarci in certe situazioni.